Bentornate nel mio canale Voglia di cucinare. Oggi facciamo insieme la colomba dolce di Pasqua del maestro Fabio Franco. Io la farò con gocce di cioccolato bianco, quindi senza canditi. Useremo i licoli in buona forma. Prepariamo la prima emulsione: 60 g di burro a temperatura ambiente più 60 g di zucchero e 35 g di tuorlo. Amalgamate per bene fino ad avere un composto uniforme. L'emulsione semplifica l'inserimento degli ingredienti e velocizza l'impasto senza riscaldarlo troppo. Chiudete con pellicola e conservate a temperatura ambiente. Ora iniziamo il primo impasto. In planetaria versate 180 g di farina per grandi lievitati, 70 g di licoli maturo, 65 g di acqua e 35 g di tuorlo ed iniziate ad impastare a velocità bassa fino a che si sarà formato un impasto uniforme e tenace. Aggiungete l'emulsione in 4 o 5 riprese, aumentando la velocità. Aspettate che sia assorbita la dose precedente prima di aggiungere quella successiva. Una volta ben assorbita tutta l'emulsione e l'impasto sarà uniforme e incordato da formare un velo, mettete in un contenitore graduato e imburrato. In superficie mettete qualche pezzettino di burro sopra e appoggiate il coperchio senza chiudere ermeticamente e deve lievitare per 14 ore. Ora prepariamo la seconda emulsione che ci servirà il giorno dopo. 35 g di burro a temperatura ambiente più 35 g di strutto più 35 g di zucchero e più 5 g di sale e spatoliamo. Aggiungiamo 12 g di pasta d'arancia e 45 g di tuorli. Anche nel secondo impasto l'emulsione ci semplifica il lavoro. Lo coprite e lo mettete in frigo fino all'indomani.
La mattina seguente prendete il primo impasto che sarà lievitato e quadruplicato e lo versate in planetaria, poi aggiungete 60 g di farina per grandi lievitati ed iniziate ad impastare con il gancio a bassa velocità finché non sarà perfettamente incordato. Poi aggiungete 7 g di acqua e piano piano fate assorbire. Uscite la seconda emulsione dal frigo e la inserite poco alla volta in 5 o 6 volte. Infine aggiungete 150 g di gocce di cioccolato bianco. Quando l'impasto sarà pronto e ben incordato, fate riposare in una ciotola sempre imburrata per 2 ore. Ora prepariamo la glassa che ci servirà per ricoprire la colomba. 24 g di farina di mandorle, più 4 g di cacao amaro, più 47 g di zucchero e 3 g di maizena e 24 g di albume d'uovo e mescolate e poi potete mettere da parte. Ora formiamo la colomba, infariniamo leggermente il piano di lavoro e misuriamo l'impasto. Dividiamo l'impasto in due parti uguali. Se c'è una parte che pesa qualche grammo in meno, la usate per fare le ali come ho fatto io. Arrotoliamo proprio come quando si fanno le baguette e allunghiamo. Così abbiamo fatto le ali e lo mettiamo nel pirottino in uno stampo da 1 chilo. Ora formiamo il corpo sempre stringendo e allungando. Facciamo lievitare nello stampo fino a quando copre tutto lo stampo, non ci saranno spazi vuoti, all'incirca ci vorranno 8-9 ore. Mettiamo la glassa in una sacca a poche e ricopriamo la superficie della colomba. Poi mettiamo gli zuccherini, le mandorle non pelate e infine abbondante zucchero a velo.
Andate a cuocere la colomba in forno già caldo a 160 gradi statico per 50 minuti fino a che arriva al cuore a 94 gradi. Una volta cotta la mettete di testa in giù e la fate riposare sempre in testa in giù per 8 ore. Poi potete tagliare e assaggiare ed è morbidissima. Lasciatemi un like se anche questa ricetta vi è piaciuta. Ciao!